Forse capita anche a te di evitare persone, situazioni o sfide e alla fine, se ci pensi, l'evitamento riguarda determinate emozioni dalle quali vuoi tenerti a distanza. È normale e sano il meccanismo dell'evitamento, come lo è scegliere di frequentare o no una persona a seconda della nostra bussola emotiva. Ma quando l'evitamento diventa reiterato e specifico e ci porta a fuggire da alcune delle nostre emozioni, allora c'è un grosso rischio di entrare in un circolo vizioso che provo a spiegarti in questa puntata. Come sai, se non è la prima volta che ti imbatti in questo canale, mi occupo di comunicazione relazionale e aiuto le persone che si rivolgono a me a trovare modalità nuove per vivere relazioni fondamentali degne di essere vissute. La relazione più importante è quella con noi stessi ed è anche la più difficile da gestire per molti di noi che inconsapevolmente e con le migliori intenzioni attuano comportamenti e modalità di pensiero che anziché garantirci una buona qualità della vita, la abbassano. Secondo gli studi che continuo a portare avanti, macinando ogni mese saggi e che spesso si dimostrano meravigliosi, uno dei più grandi problemi dell'uomo occidentale di oggi è la scarsa capacità di regolazione emotiva, che dipende da una mancata autoconsapevolezza, ovvero dalla capacità che ognuno di noi dovrebbe avere di conoscere ciò che prova, di dare un nome alle emozioni per permettersi di viverle e di gestirle. Purtroppo, e non lo dico io ma tutti gli autori che sto amando, quando non siamo in grado di riconoscere ciò che proviamo e di conseguenza non riusciamo a gestirlo, è piuttosto naturale averne paura e quindi mantenere le distanze da ciò che lo provoca. In quest'ottica l'evitamento di ciò che stiamo provando e delle situazioni specifiche che lo provocano, seppure ci dia una momentanea sensazione di scampato pericolo o addirittura di benessere, a lungo andare si dimostra logorante, poiché le stesse emozioni si ripresenteranno e i problemi che avevamo accantonato possono diventare urgenti. Avendo evitato continuamente, a questo punto non avremo le risorse per gestire l'urgenza ed entreremo in una grave complicazione che assomiglia molto a una paralisi emotiva. Nel mio lavoro di coach ho visto spessissimo l'evitamento disfunzionale, declinato nelle forme più creative e differenti. Ti faccio qualche esempio, usando nomi di fantasia per rispetto di chi si è rivolto a me. Maria, un'impiegata quarantenne in uno studio professionale, ogni volta in cui il suo capo la sgridava, magari solo perché era arrivato in ufficio con la luna storta, da un lato non riusciva a controbattere alcunché, restando muta in attesa che la sfuriata terminasse, dall'altro stava così male dentro da darsi malata il giorno successivo, accendendo nel capo nuovi rancori e nuovi motivi per attaccarla. Roberto, lasciato di colpo dalla sua compagna dopo 4 anni di amore intenso, evitava rigorosamente di tornare nei luoghi che erano stati lo scenario della loro storia, convinto di riuscire a gestire meglio l'abbandono. In questo modo si era precluso molte zone della città e aveva limitato per quasi un anno la sua libertà di movimento, rinunciando a inviti mondani, alle uscite con gli amici, cambiando palestra, finché l'azienda per cui lavorava si era trasferita proprio nel quartiere in cui viveva la sua ex ed era entrato in una crisi tremenda per il terrore di incontrarla. Matteo, leader di un reparto commerciale, aveva una tale paura di parlare in pubblico da essere seriamente compromesso emotivamente ogni volta in cui la casa madre organizzava meeting nazionali e sarebbe dovuto salire sul palco per portare i risultati raggiunti davanti a una 50 di soci. Una settimana prima di ogni evento di questo tipo iniziava ad andare in crisi e le sue soluzioni erano diventate sostanzialmente 2 e le alternava strategicamente. Si dava per malato all'ultimo momento oppure incaricava un suo collaboratore di parlare al posto suo, inventandosi un impegno con un cliente importantissimo a cui non poteva mancare. Dopo varie latitanze, il suo diretto superiore gli aveva espressamente chiesto di darsi una regolata, criticando il suo comportamento e mettendolo di fronte a una retrocessione di carriera se avesse continuato di questo passo. Fu lì che Matteo si rese conto di non avere alcuna risorsa e decise di farsi aiutare. Potrei portarti altri 1000 esempi in cui la trappola dell'evitamento si è dimostrata deleteria sulla lunga distanza, anche se, è giusto ribadirlo, al momento ci può dare sollievo. Come uscirne? Un buon modo è quello di esporsi gradatamente, rispettando il proprio equilibrio, facendo piccoli passi verso ciò che ci rendiamo conto di stare evitando.
I latini dicevano similia similibus curantur, ovvero i simili si curano con i simili. E questo è diventato il principio cardine di molti vaccini, nonché dell'omeopatia, la disciplina che oggi è al secondo posto come sistema medico più importante al mondo. Con l'inoculazione o la somministrazione di molecole provenienti dall'agente patogeno, indebolite al punto da non essere in grado di provocare la malattia, ma sufficienti ad attivare le difese immunitarie dell'organismo, si possono prevenire o curare molte patologie. Se oltre ad affrontare le cose a piccoli passi riusciamo anche a riconoscere l'emozione sentinella che si nasconde dietro la nostra tendenza a evitarle, al di là di tutti gli alibi razionali che ci stiamo dando, riusciremo a gestirla meglio, permettendoci di viverla anziché bloccarla. Purtroppo esiste una legge fondamentale in questo ambito. Ogni volta che eviti qualcosa ti confermi di non essere in grado di farla. E quando diventerà urgente doverla affrontare, non avrai le risorse per gestire la tua emotività. L'evitamento reiterato di specifiche situazioni è a tutti gli effetti come una droga o come l'abuso dell'alcol. Il sollievo momentaneo è talmente piacevole da farci diventare dipendenti, accendendo un circolo vizioso molto simile a una gabbia che limita la nostra libertà di espressione e di movimento, impedendoci di passare oltre. L'unico modo che abbiamo di modificare un modello di comportamento è sbagliare spesso. È così che si impara tutto nella vita, provando e sbagliando. In quest'ottica affrontare le cose ci rende più liberi, poiché anziché cedere terreno alla paura continuando a evitarla, recupereremo gli spazi perduti e alla fine la mappa dei nostri territori sarà di gran lunga più estesa. Al contrario, tramite l'evitamento, come ho detto in apertura, ci impediamo di vivere emozioni che sono comunque presenti nel nostro sistema e diamo vita a un mancato equilibrio, a una continua incapacità di regolazione emotiva che invece da adulti dovremmo avere per vivere più serenamente e far stare meglio anche gli altri. Poter andare nei posti che evitiamo, dandoci il permesso di provare le emozioni che rifiutiamo, affrontare i problemi che rimandiamo, ha in più un vantaggio molto considerevole che scopriremo nel tempo. Accenderà dentro di noi una sensazione di sicurezza, grazie alla quale saremo in grado di ridimensionare i problemi e di impedire che le nostre emozioni straripino, perché sentiremo nel profondo di saperle gestire. A questo punto scegli tu se vivere una vita a ritmo di blues, che per quanto sia splendido come genere musicale rimanda all'essere triste e depresso, oppure a ritmo di rock, che nasce sul significato di oscillare, dondolare, quindi muoversi attraverso la vita e i suoi scossoni. Concludo con una frase del famoso poeta statunitense Robert Frost: il miglior modo per uscirne è passarci attraverso. Ci rivediamo sabato prossimo per la nuova puntata di Briciole di Comunicazione. Buon rock da Sergio Massi.